Oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere delle piantine di noce partendo semplicemente dalle noci che si comprano al supermercato. Seguite il video perché sono sicuro che una volta che capirete quali siano le tecniche per poter riuscire ad ottenere una di queste piante, quanto sia facile comunque poi prendersene cura, sarete contenti di averlo fatto. La prima operazione che dovrete compiere sarà quindi quella di procurarvi una noce e l'unica cosa alla quale vi chiedo di stare attenti, però è tassativa, è che questa abbia la parte esterna, quindi il guscio, integro. Non devono presentarsi né rotture e neanche crepe. Prima di procedere con le operazioni di semina occorrerà preparare la noce. Ma in che modo? Allora, innanzitutto bisogna capire che la noce ha una parte inferiore che generalmente è o piatta o tondeggiante e una parte superiore che ha una punta che è davvero molto visibile. Quindi proprio da questa parte occorrerà creare un'apertura e semplicemente con due dita basterà agire una leggera pressione dove ci sono le giunture delle due metà del guscio in questa maniera. Sentite, dovrà fare anche rumore. Sentito? E in più si è aperto. Questo permetterà, una volta che metteremo a dimora o nell'acqua o nel terreno la noce, che la stessa venga a contatto prima con l'acqua e quindi sarà facilitata a germinare. Adesso procuratevi una bottiglia di plastica vuota da 1,5 litri, andrà benissimo, e delle forbicine, e ricavatene da questa due pezzi, quindi una parte superiore di circa 10 cm, quindi dove c'è il tappo, e una parte inferiore, quella dove si appoggia la bottiglia, di circa 15, quindi semplicemente fare questa operazione. Tagliare, e il primo pezzo è stato ricavato, e stessa cosa qui, andare a tagliare l'altro pezzo. Questo lo buttate e ricaverete questi due pezzettini. Semplicemente, nell'ipotesi che ci sia ancora il tappo, toglietelo. Ricavati i due pezzi, andare ad inserire la parte superiore, quella con l'imbocco per intenderci, dentro quella inferiore, semplicemente facendo questa operazione, niente di più. Dopodiché prendere un po' di acqua ed andare a riempire il recipiente. Fate in modo che il livello dell'acqua arrivi 1 centimetro sopra rispetto all'imbocco della bottiglia, così. Ancora un pelino, dopodiché prendere la noce e con la parte della punta, quella che abbiamo aperto, verso il basso, quindi in giù, andare semplicemente a appoggiare la noce all'interno. E l'operazione è ultimata, non resterà altro che aspettare che la noce inizi a germinare. Se le operazioni saranno eseguite in modo corretto, nel giro di 2 giorni l'acqua dovrebbe cambiare colore e diventare così, paglierina. Nell'ipotesi che questo cambio di colore non avvenga, allora vuol dire che c'è un problema. E il più delle volte è proprio il fatto che il livello dell'acqua non sia sufficiente a toccare la noce. E in questo caso sarà sufficiente prendere dell'altra acqua, andare a rimboccarla in modo che il livello si alzi e la vada effettivamente a toccare. Trascorse all'incirca 2 settimane da quando abbiamo messo la noce a mollo nell'acqua, andandola a riprendere potremo notare che proprio nel punto nel quale questa toccava l'acqua ha iniziato ad aprirsi. Se dopo 2, massimo 3 settimane voi vedrete che la vostra noce non si è aperta in questo modo, allora vorrà dire che qualcosa non sta procedendo nel modo giusto e quindi molto probabilmente da lì non nascerà nulla. Quindi io vi consiglio di cambiare la noce e ripetere l'esperimento. Uno dei motivi per il quale potrebbe non nascere è proprio perché all'interno la polpa è andata male, quindi il seme è sterile, quindi o troppo secca o addirittura marcia. Se doveste accorgervi durante l'esperimento che nella parte esterna, quindi nel guscio, o peggio ancora nella parte interna, quindi nella polpa, c'è presenza di muffa, come in questo caso, allora io vi consiglio di buttare via tutto, perché al 100% una noce intaccata da muffa non genererà assolutamente né radici né pianta, quindi rischierete di sprecare soltanto tempo. Buttate via tutto, sterilizzate il contenitore nel quale stavate facendo crescere la pianta e riniziate da zero. Trascorsi altri 5 giorni, andando a riprendere la noce, potremo notare che questa si è completamente aperta, eccola qua. E adesso dall'interno si riesce a intravedere chiaramente tra i due gusci il ghiriglio che si sta sviluppando e sta facendo nascere una piccola radice, che è proprio questa punta. Passati soltanto altri 7 giorni, andando a riprendere la noce, potremo notare che il gariglio all'interno è cresciuto davvero molto e crescendo ha fatto staccare quasi definitivamente le due metà del guscio. Infatti sono attaccate solo nella parte inferiore per circa 1 centimetro. Si vede chiaramente come all'interno stia crescendo. Questo è proprio il punto dal quale crescerà la radice e spunterà il primo germoglio. Arrivati più o meno al 40° giorno, questo è il risultato che potremo ottenere, quindi una noce che si è completamente aperta, un gariglio che si è letteralmente trasformato, una radice che è visibile e sta crescendo, ed in più qui c'è il germoglio, ovvero la piccola piantina che una volta che si svilupperà diventerà il noce vero e proprio.
Non resterà altro che procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm, riempirlo con della torba di buona qualità per circa i 2/3, dopodiché con un cucchiaio creare un foro nel centro, circa 2-3 cm di profondità, prendere la noce e, avendo l'accortezza di mettere il germoglio verso l'alto, semplicemente andare a adagiare la noce all'interno del vaso in questa maniera. Dopodiché prendere un pochettino di terra e coprire il tutto. Fate in modo che durante questa operazione il germoglio non venga rotto, perché se doveste romperlo la pianta morirebbe e quindi avreste sprecato tutto il lavoro fatto sinora. Una volta coperto, semplicemente sbattere un pochettino, prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto. Fate in modo che il terreno sia ben zuppo di acqua. Non resterà altro che posizionare questo in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti. Per quanto riguarda le innaffiature sarà sufficiente bagnare ogni volta che il terreno tenderà ad asciugarsi. E passati soltanto 2 giorni, andando a riprendere la pianta, potremo notare che una volta messa nel terreno, questa è letteralmente esplosa. Infatti adesso è alta più o meno 3 cm. Fate sempre una proporzione con le dimensioni del mio dito per capire quanto sia cresciuta. E col passare dei giorni la pianta cresce sempre di più. Adesso sarà alta più o meno 8 cm e, andando a guardare all'apice, si iniziano già a intravedere le prime foglioline. Trascorse meno di 5 ore, la pianta è cresciuta ulteriormente, crescono davvero a vista d'occhio. Trascorsa all'incirca una settimana da quando abbiamo messo la noce a dimora nel terreno, questo è il risultato. La pianta è alta più o meno 10 cm e le foglioline all'apice sono chiaramente visibili. Trascorsi all'incirca 40 giorni da quando abbiamo inserito la noce all'interno del terreno, questo è il risultato che potremo ottenere, ovvero una piantina alta più o meno 15 cm, che esteticamente è davvero molto bella, però la cosa più importante è che sia sana. Infatti non c'è presenza di muffe né sul terreno, né sullo stelo, né tantomeno sulle foglie. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Già che ci siete, dategli anche un'occhiata, perché sono sicuro, quasi sicuro, che qualcosa di carino all'interno riuscirete a trovarlo. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.